Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche, grazie, per amore e passioni di febbraio 2025. Abbiamo la carta del Papa, amici dell'Aquario. Può essere una carta che fa riferimento a un'ufficializzazione, a, perché no, contratti anche di matrimonio. Al giorno d'oggi, considerato che non ci si sposa più tanto, potrebbe anche essere una convivenza. Ed è anche una carta che mi parla di una guida. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata, e ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due: uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo con la carta del giudizio. Wow, una presa di consapevolezza, una presa di coscienza. Dopodiché abbiamo la stella, l'imperatore, scusate, il papa di nuovo, la carta della morte, abbiamo una regina di spade, un 4 di denari, abbiamo un 9 di coppe e il mondo. Beh, ragazzi, avete una quantità di arcani maggiori, sono 5 arcani su 8 carte, quindi più della metà. E partiamo con questo giudizio. Adesso andiamo a vedere un pochettino quali sono le energie del mese e poi andrò a fare i vari esempi, single, non single, relazioni difficili e via dicendo. Allora, partiamo da questo giudizio. Andiamo subito a vederlo. Fante di spade e imperatrice. Allora, per qualcuno può far riferimento a un ritorno o semplicemente a una notizia che potrebbe arrivare così, diciamo in modo un po' improvviso. Andiamo a vedere la stella. 6 di bastoni, matto e amanti. Ragazzi, devo dire che ci sono le possibilità di iniziare qualcosa di nuovo, sia che siate single, sia che siate in una relazione di coppia. E qui abbiamo questo Papa. E il Papa vuol proprio dire ufficializzazione. Qui abbiamo anche la carta degli amanti, la stella. Guardate, a vederla così devo dire che ci sono tutte le possibilità per compiere un sogno d'amore. Andiamo a vedere il Papa. Abbiamo un re di coppe, nuovamente la morte, che avete già qui, e un 6 di coppe. Di nuovo, 6 di coppe è una carta che mi parla di sogno, una carta che mi parla di anche patti animici certe volte, ok? È come se ci fosse un momento di cambiamento, ragazzi, nel mese di febbraio. È un cambiamento bello importante, la possibilità di creare qualcosa di nuovo al fine di raggiungere il vostro sogno. Andiamo a vedere la morte.
7 di coppe e appeso. Credo che qui quello adesso, sì, quello che si può trasformare è l'ideologia che avete di sogno. Cioè è come se... perché qui la stella parla effettivamente di un obiettivo da raggiungere. Ma avendo queste due carte capovolte, ho come l'idea che qualche cosa vada migliorato per raggiungere questo sogno. È come una trasformazione delle ideologie. Il sette di coppe mi parla di illusioni, ma anche di possibilità. Quindi avete anche l'appeso, è un consiglio a vedere le cose da un altro punto di vista, ad accettare certi tipi di situazioni. Andiamo a vedere la regina di spade. Perché la regina di spade mi dice che bisogna come dettare delle regole, creare un regolamento, se vogliamo. 8 di coppe e 8 di spade. Ce l'ho. Qui voi avete un'ideologia talmente forte, talmente rigida che continuate a cercare, come dire, qualche cosa di meglio, qualche cosa di più. È come se questo sogno si spostasse sempre di più mano a mano che vi avvicinate a compierlo. O perché non vedete bene tutta la situazione ed è per quello che qui avete l'appeso, proprio perché dovete guardare anche l'altra faccia della medaglia. E qui con un 4 di pentacoli ci potrebbe essere un attaccamento a qualche tipo di obiettivo. Andiamo a vederlo. Quattro di spade e 2 di spade. C'è qualcosa che non volete lasciare indietro. E qui tenete presente che avete due volte la morte, quindi si tratta effettivamente di smettere di pensare a certe cose, smettere di vedere solo il vostro lato, mi verrebbe da dire, cioè mettetevi anche nei panni dell'altro, cercate di capire le cose. Guardate, le energie potenziali sono bellissime, amanti, matto e 6 di bastoni, riconoscimento, inizi, cioè, veramente come se ci fosse un nuovo capitolo, però qua vedo la vostra titubanza. Probabilmente avete bisogno di regole per sentirvi al sicuro ed è qui che entra in gioco il Papa, il mediatore, colui o colei o quello, che, perché potrebbe anche essere un libro, un podcast, quello che vi aiuta a capire dov'è il medio, dov'è che dovete lasciare andare questo attaccamento. Andiamo a vedere il 9 di coppe, perché di nuovo è una carta di sogno, ragazzi. Quindi, se mettessi i titoletti, sarebbe febbraio, finalmente raggiungerete il vostro sogno. Perché poi si finisce anche con il mondo, quindi c'è proprio il compimento, il completamento, ma guardate. Cavaliere di coppe, fante di pentacoli e 7 di bastoni. Ragazzi, qui qualcuno si farà avanti. È come se ci fosse la possibilità di creare qualche cosa di nuovo con una persona, sia che siate single, sia che siate in coppia. E non intendo una terza persona per questi ultimi, intendo con il vostro partner. Andiamo a vedere anche il mondo. Wow. Stella e 2 di coppe. Sì, c'è proprio aria di fidanzamento, ufficializzazione di qualche cosa che finalmente viene a galla, qualche dichiarazione o cose per lo stile. Allora, ragazzi, partiamo dai single. Qui devo dire che l'asticella è veramente alta, ma potreste avere davvero o una presa di consapevolezza su una persona che più o meno conoscete, tipo ma guarda questa personcina, non me lo sarei mai aspettato. Oppure effettivamente potrebbe essere anche un ritorno per qualcuno. L'energia del giudizio a inizio lettura mi dice che è una di queste due cose. Magari vi chiamano, magari vedete delle foto sui social, magari vi contattano, non lo so, attraverso WhatsApp. E più, vi dirò, potrebbe anche essere che vi chiedano di incontrarvi, ma più per prendere un caffè, per ritrovarsi, per parlare dei vecchi tempi, però è come se questo incontro potesse dare il là
a una nuova prospettiva di vita. Primo, perché il confrontarvi con questa persona vi può far capire delle cose. Secondo, perché è come se mano a mano che parlaste con questa persona, vi dico, vedeste effettivamente la possibilità di uno sviluppo. Mm? Per qualcuno la persona potrebbe essere più giovane, vi dico che potrebbe anche essere impulsiva. Mm, diciamo che all'interno del mese di febbraio è come se fosse un buon mese per conoscervi, per valutare, per mettere un po' in tavola quelli che sono gli obiettivi di ognuno di voi due e vedere se collimano. Magari non c'è già questa voglia di creare un'unione stabile, di definirsi fidanzati, diciamo così, però c'è come questa voglia di raggiungere un obiettivo comune. L'obiettivo comune potrebbe essere, vi faccio un esempio, non lo so, io sono massaggiatrice, la persona che conosco, qua ci sono due carte, 5 di coppe, la persona che conosco è, non lo so, riflessologo e il sogno comune è di montare qualcosa insieme che riguardi le discipline naturali di guarigione, per esempio. Quindi è come se ci fosse la possibilità di creare qualche cosa con questa persona, non necessariamente è qualcosa di romantico, perlomeno nel mese di febbraio, ok? Anche perché è come se voi avessi bisogno di fare le cose in un determinato modo, mentre questa persona, magari appunto essendo un po' impulsiva, non essendo pratica, è una persona con tante idee e poca linearità mentale, anche per quello che qui c'è due volte il Papa, come se avessi bisogno effettivamente o voi di trasformarvi in una guida per questa persona, o potreste aver bisogno di una persona esterna che guidi questo obiettivo che voi volete, che vi consigli, meglio detto, su questo obiettivo che volete raggiungere. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, diciamo da poco tempo, dunque ragazzi, qui vedo che le cose effettivamente potrebbero svilupparsi. Fate attenzione a non essere controllatori o controllatrici, perché non siete né le madri né i padri di nessuno. Più che tutto cercate di vedere se i sogni con questa persona collimano, se tutte e due si vogliono le stesse cose, se tutte e due si hanno gli stessi valori e via dicendo. Ehm, ci potrebbe essere, adesso io ho detto se vi state frequentando da poco, il poco potrebbe essere un tempo che va da 1-2 mesi fino a 6-12 mesi, ok? Vedo come una possibilità di parlare di convivenza piuttosto che matrimonio. Ora, il tema matrimonio sarebbe da affrontare dai 2 anni in poi, a mio parere, a mio modesto parere, perché fino diciamo ai 12 mesi così si è nella fase dell'innamoramento. Dopo i 12 mesi, anche qualcosa di più, adesso sono date indicative, però si può sviluppare quello che è l'amore, no? Perché la fase di innamoramento, l'infatuazione, diciamo così, finisce e lì entra la sostanza della relazione, no? Però c'è come il voler andare ad un passo successivo, il voler ehm, raggiungere un obiettivo insieme, lottare insieme per qualche cosa. Potrebbe anche essere, come vi dicevo prima, anche per voi una questione lavorativa, cioè dove magari appunto volete creare qualche cosa insieme e vi dico che ci sono abbastanza possibilità di intraprendere questo percorso, ragazzi. Io lo sento molto positivo il mese, comunque. Fate attenzione solo a non tenere l'asticella troppo alta, perché voi avete come troppe regole, praticamente, e potreste anche essere voi che avete bisogno di controllare tutto, no? Ehm,
Devo dire che per le coppie più datate c'è effettivamente questa possibilità di proposta, convivenza. Se non è proprio il ok, da X giorno andiamo a vivere insieme, ci potrebbe essere un che ne pensi? Hai mai pensato di vivere insieme o cose per lo stile? Però in questo senso vedo che qualcuno di voi non è tanto convinto. Non è tanto convinto, guardate, è come se aveste ancora bisogno di educarvi l'un l'altro. Cioè, io insegno all'altra persona come mi piace la vita nel quotidiano e l'altra persona insegna a voi come a lei piace vivere il suo quotidiano. Poi da lì si crea un quotidiano comune. Perché io ho come la sensazione che questa notizia vi sbarelli un po', cioè questa proposta, questa comunicazione che potrebbe arrivare, vi destabilizzerà abbastanza, secondo me. Non in negativo, però per la serie, oddio, e adesso cosa faccio? Ok, per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione non chiara, difficile, allora io qui ho la sensazione che potrebbero promettervi mari e monti e poi però in realtà di concreto non arriva molto. Potrebbe esserci, vi faccio un esempio un po' assurdo, però perché capiate, no? Sì, dai, cerchiamo un appartamento, andiamo a vivere insieme, come se ci fosse questa idea nell'aria di costruire qualche cosa insieme, però poi l'altra persona, ogni volta che voi chiedete hai guardato se hai trovato qualche casa, ha sempre qualche scusa per non farlo. E quindi la cosa ricade un po' su di voi, no? Però è come se l'altra persona non partecipasse poi così tanto, cioè butta l'amo e poi non fa più niente. Eh, aspetta che qualche cosa succeda. Devo dire che questo un po' di amarezza lo porterà per voi, nel mese di febbraio, ragazzi. Portate pazienza, ehm, e stabilite le regole prima. Voi avete una regina di spade, è proprio quello che vi serve effettivamente per far fronte a questo sogno, ma qualsiasi sogno, progetto si voglia portare a compimento ha bisogno di una certa struttura e voi è quello che dovrete dare a questo tipo di relazione, perché va bene quando arrivano le comunicazioni, va bene quando arrivano le idee, però poi bisogna metterle in pratica. Se se ne parla solo non si è consistenti, ok? Non si è concreti. E io sento che questa persona effettivamente manca di concretezza in questo senso. Tante belle idee, tante belle parole, tanto entusiasmo, però poi alla fine, quando è ora della ciccia, non ce n'è. Ragazzi, fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona, eh. Se per caso foste in una relazione molto difficile che volete in qualche modo terminare, allora vi dico che effettivamente potrebbe arrivare una comunicazione anche per voi che vi dà come la possibilità di guardare oltre questa relazione che avete. Per qualcuno potrebbe essere utile un mediatore, avete il Papa, per cercare di riportare in equilibrio questa relazione, però se ve la devo dire tutta, ho come la sensazione che farà bene solo a voi, cioè non alla relazione. Qui potrebbe esserci anche proprio una divisione a livello abitativo, un trasferimento da parte di qualcuno e semplicemente sarà il momento dove direte no, ok, basta, io con questa persona non voglio più avere niente a che fare, non mi fa star bene, mi crea solo sensi di colpa, mi crea malessere, mi lascia dei vuoti dentro, sono sempre triste, bisticciamo sempre, non lo so, e quindi decido di andare eh, per altre persone. Andiamo a vedere un oracolo di questi. Comunque avere il mondo a fine lettura mi dice che qualsiasi gruppo, a qualsiasi gruppo voi apparteniate, ci sarà comunque il raggiungimento di un risultato alla fine del mese. Wow, abbiamo la carta delle maschere
Qui qualcuno non sta facendo vedere i suoi reali sentimenti, c'è come qualche cosa che si sta nascondendo. Qui parla anche di gaslighting, se non sapete ve lo metto qui così potete fare lo screenshot. Il gaslighting è quando voi dite a una persona, non lo so, guarda che tu mi avevi detto questo e l'altra persona, sapendo che avete ragione, vi dice no, no, ti ricordi male, guarda che io ho detto così, così, così. Vi rigira la frittata fondamentalmente. Ed è una tecnica narcisista per mandare le vittime in caos mentale, perché poi la persona non si fida più dei suoi ricordi e delle sue percezioni e quindi comincia ad andare in confusione mentale. Cercatelo comunque, fatevi una cultura sul gaslighting, male non fa. Ok, e anche per quello secondo me che avete l'imperatore, scusate il Papa, come se aveste bisogno di una guida obiettiva al di fuori della relazione che vi possa far capire, no, no, questo non si fa, non è accettabile, questo magari sì, per dire, questo si può capire, però come se vi aiutasse a capire meglio come identificare le situazioni o le dinamiche di comportamento. Wow, carta numero 54 per Li Ching e abbiamo la giovane sposa che nel libro viene tradotto come la ragazza che si sposa, quindi più o meno siamo lì. Ed effettivamente qui avevamo parlato anche di matrimonio, voglio farvi notare. L'esagramma esorta alla discrezione attraverso l'immagine di una ragazza che va sposa. Essa deve mantenersi riservata e affettuosa e quando è sottoposta all'autorità rappresentata del marito non deve fare colpi di testa né prendere iniziative sbagliate che porterebbero nell'ambito familiare solo disordine. Nel matrimonio, come nelle altre unioni tra uomini, c'è sempre il pericolo che la comprensione e l'armonia vengano rotte. E questo succede quando si insinuano idee sciocche, aberrazioni, nate per lo più dalla noia, dal fiacco abbandono. Se invece i matrimoni, le unioni hanno un fine stabilito, qui abbiamo la stella ragazzi 2 volte, non si avrà tempo per le sciocchezze e si eviteranno le insidie della noia. Per la serie mantenetevi occupati in quanto coppia, primo per conoscervi, secondo per solidificare, no, per rinforzare, concretizzare meglio la relazione e terzo per non dare spazio a distrazioni, mettiamola così. Io in questo senso, vabbè, il libro è stato scritto, Li Ching sono cinesi, non so a quanti millenni fa risalgono, sinceramente, lo ignoro. Però, al di là del essere sommessa di fronte all'autorità del marito, che sono ideologie un po' del passato, la sensazione che mi dà è che dobbiate mantenere un low profile, quindi un profilo basso, prima di, come vi posso dire, prima siate osservatori o osservatrici, ok? Fate una sorta di ricerca, togliete anche voi le vostre maschere che sono quelle dell'otto di spade, dopodiché si decide cosa fare, però è un po' come dire, non fate casino subito per quello che non vi va. Prendete 2 o 3 occasioni, 4, 5, non lo so, dove vedete che ci sono delle dinamiche di comportamento che non funzionano, che non vi piacciono, che non combaciano e mettetele in discussione con il vostro partner o con chi avete di fronte e vedete le dinamiche di comportamento. Se in ogni volta la dinamica è la stessa, cioè vi rigirano la frittata, per esempio, è perché si potrebbe essere di fronte a un discorso di gaslighting e a quel punto lì non serve neanche più borbottare, brontolare, far valere le vostre ragioni, perché con persone così non si può. Cioè, hanno anni, anni e anni di esperienza nel fare queste cose e voi non vincete. Quindi semplicemente, se voi
sentiste che è il vostro caso, la storia del gaslighting, e che con questo 5 di coppe vi ferisce, vi fa provare sensi di colpa, piuttosto non unitevi con questa persona, non create alleanze, andate verso altri obiettivi, ok? Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere se, insomma, ci sono stati spunti di riflessione interessanti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e... Oh, scusate, mi è venuto un colpo di tosse impressionante. E stavo dicendo, se volete iniziare un corso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove spiego come lavoro sulle credenze limitanti. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. Entrate nelle playlist con le copertine lilla, lì trovate i titoli, trovate, insomma, vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Detto questo, vado a bere un po' d'acqua. Vi ringrazio per essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!